I want the attraction, I'm in the club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Un ben trovato a tutti gli appassionati di motori! Oggi è una giornata splendida per godersi qualche gara da capogiro e qui a Top Driver siamo sempre pronti! Io sono Stinky e qui con me c'è l'antipiretico Max Power! Brividi forti a tutti voi! In collegamento da Dirupo Scorpione per il secondo episodio di Top Driver Academy! Oggi si presenterà una sfida divertente, ma per questo lascio la parola a Terry Cristallo in diretta dallo Studio 1! Salve a tutti voi! Si affronteranno in pista oggi due nuovi team. Il primo è il team Farlane, la cui scuderia, capitanata dal team manager Thomas Bundabar e dal direttore tecnico Otto Volante, porta in pista tutti i modelli Ford. Vedremo chi sarà in grado di fornire la prova migliore. Il secondo team invece è Origami, una scuderia di auto artistiche che vede al timone il team manager Franz Lagerbier, mentre il direttore tecnico sarà una vecchia conoscenza, Katsu Makoto, già pronto a spulciare i dati statistici dei suoi piloti. Vi lascio la linea per le qualifiche. Grazie alla sensazionale Terry Cristallo e noi troviamo subito in pista una Ford GT del 2017 guidata da Brigitte Perrier. La frizzante pilota belga ha qualche problema di controllo ma riesce a portare la sua auto swing fino al traguardo, facendo registrare un tempo al limite di 10 secondi, 10,202. Ford GT40 del 67 MK ZES guidata da Pesi Salmi. Prima parte del tracciato affrontata con troppa prudenza, poi il pilota si scioglie un po' ma potrebbe non bastare per prendersi un posto alla gara finale. Tempo di 10,434, si piazza sotto la collega belga. Torna l'esuberante Danny Supreme con una Ford Focus RS Thunder. Il pilota guida come un professionista, affronta senza paura le curve, si rigira in testa con la mano, molla un centimetro, andando a piazzare il miglior tempo fino ad oggi, 9,228 e pole position momentanea. Sensazionale! Quarta auto in pista, Ford GT40 QWERTY, portata in pista dal pupillo del direttore tecnico Otto Volante. Elina Hansen commette qualche leggerezza di troppo nella prima parte di gara, mentre il finale è da razzo spaziale, ma potrebbe non bastare 10,214 tempo per lei. Penultimo concorrente per il team Farlane, Amélie Morel guida una Ford Escort del 70. Sembra confermare la diceria che le auto d'epoca abbiano molte difficoltà su questo tracciato e anche Bloomer non sembra fare eccezione. Prova opaca, 12,500 secondi. Si chiude la mezza dozzina con una muscle car Ford Shelby GT500 del 2020. Jerk al volante, c'è lo spericolato Vince Pickard che comanda la sua astronave con sicurezza, sta cercando il tempo migliore e arriva in derapata al traguardo con il secondo miglior risultato, 9,823. Ed ora classifiche e qualifiche. Ci salutano anzitempo la giallissima Zest di Pasi Salmi e l'attempata Ford Bloomer di Amélie Morel. Come sempre sarà per la prossima volta. Si vola supersonici a C Martiglio per la gara decisiva. Davanti in pole position c'è Danny Supreme con Thunder, mentre al suo fianco Vincent Pickard con Jerk, dirigna i denti. Subito dietro Swing e QWERTY, motore, frizione e lancio. Partenza sprint per Danny Supreme, lo segue da vicino solo Jerk, mentre QWERTY prova il recupero a curva Antares. Pickard non lo fa passare, Thunder si invola da solo al traguardo a tutta birra. Segue Jerk in seconda posizione. Ma cosa è successo lì dietro? Instant replay. Dalle retrovie un moto d'orgoglio fa superare in volo al salto di Lago Salato la Ford QWERTY in tuffo spettacolare swing, agguanta un'inutile terza posizione, ma se mai ci fosse un ripescaggio questa Brigitte Perrier andrebbe tenuta d'occhio. Ma tenute d'occhio il timer, perché Danny Supreme abbatte il precedente record di velocità di Sciroide, la Toyota Supra guidata da Zhao Wang, che la scorsa settimana si era subito imposta come la più veloce. Il suo record non è durato molto. Nuovo miglior tempo, 8,255
5 secondi per la Ford Focus RS Thunder, che si qualifica alle fasi finali insieme a Vincent Pickard e la sua Jerk. Emozioni impossibili a Top Driver Diecast. Troveremo prossimamente il tempo per celebrare questa impresa, ma ora si inizia con le qualifiche del team Origami. Datsun 510 del 71, in pista c'è Ming Zun con Decal. Dobbiamo ammettere che al di là del senso estetico, queste auto non brillano certo del piglio velocista del team precedente. Infatti il tempo per la pilota cinese è 12.424 secondi. Il pilota italiano Paolo Fracasso si accomoda sul sedile della sua Audacious The Cube. Volume a tutto gas per lui, che si esibisce anche in una piroletta pirotecnica, genio e sregolatezza per questo funambolo delle curve che si ispira al suo mentore Julia Rosicki. 11.126 secondi, il giro più veloce per lui. Volkswagen Beetle in stile figlio dei fiori per Didier Roux, che si destreggia bene sulle curve con la sua Amour. Non velocissimo nella prima parte, poi arriva al salto di Lago Salato e rovina tutto il lavoro fatto fino a questo momento. Avaria del motore e tempo da orrore, 12.400 secondi, male male. Ancora una Datsun 510 del 71, questa volta in stile Station Wagon. Il gradito ritorno di Ando Te Ne Vai con il modello a lui più caro. Affronta il tracciato con estrema confidenza, fa della stabilità il suo stile di guida e arriva con un ottimo tempo, 9.657, pole provvisoria per Anami. Scende Carl Lees con il suo carrozzone colorato, una Dodge Dart del 68. Anche per lui un giro lento, nessun guizzo particolare. Sta sicuramente cercando un piazzamento per la gara finale e con un tempo intermedio si piazza a metà classifica. No pain, no gain. 11.712 secondi per Carousel. Un bellissimo pick-up, una Chevy Custom del 68 portata in pista da Rodrigo Cortés. Il pilota sa che non è competitivo e allora con la sua Dustin prova a stupire la folla con acrobazie circensi. Ma non lo porteranno sicuramente alle fasi finali, ma l'intrattenimento è assicurato. 13.219 per lui. Classifiche e qualifiche. E mentre Katsu Makoto prende appunti, noi auguriamo un forte in bocca al lupo per Ming Zun con Decal e Rodrigo Cortés con The Steel, che non si sono qualificati per la gara finale. Sono già pronti invece a C-Martiglio i 4 finalisti. Prima fila per Hanami e The Cube, mentre dietro di loro Carousel e Amour. Semaforo acceso, piede sul gas e partenza! Partenza di prepotenza per Hanami, che chiude tutti gli spazi con derapate improvvise, mentre The Cube è costretta a difendersi da Carousel. Contatto a punta Zabius, ma Ando Te Ne Vai fa il suo lavoro e chiude in prima posizione con 9.232, seguito da The Cube. Terza posizione con arrivo alla bersagliera per Amour e DNF per Carousel. Ma rivediamo qualcosa nel nostro instant replay. La bagarre per la seconda posizione ha portato Carousel ad una manovra sporca. Purtroppo ha avuto la peggio e Paolo Fracasso, senza risentimento, si conquista la seconda posizione e il passaggio del turno. Naturalmente passa alle fasi finali anche il giapponese Ando Te Ne Vai e si vanno ad accomodare su Viale delle Palme in meritato riposo. Anche oggi un'Academy da urlo! Vi è piaciuto il video? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di mettere un like, iscrivetevi e attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti. In descrizione al video trovate anche i nostri link social. E da Dirupo Scorpione è tutto per oggi. Buonanotte e buone botte da Max Power e Stinky. Ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo, fantasmagorico, epilettico episodio di questa nuova serie. Dove? Ma naturalmente qui, su Top Driver Diecast, dove i motori non dormono mai.